Qui da Ponte Sant'Angelo oggi vi voglio raccontare una storia tutta romana, una storia particolare perché parla di una persona che per lavoro ammazzava l'altra gente. Non era un killer, era uno che veniva pagato dallo Stato Pontificio per eseguire le condanne che potevano essere dall'uccisione ma anche la mutilazione o una semplice amputazione. Il personaggio di cui vi parlerò oggi è Giovanni Battista Bugatti, meglio noto come Mastro Titta, Erboia di Roma, perché la parola boia identificava e continua ad identificare oggi dei personaggi negativi. E vediamo un attimino la storia di Mastro Titta, che nell'arco di suoi 90 anni di vita, voi immaginate, dal 1779 al 1869 Mastro Titta è riuscito a campare 90 anni e per ben 68 anni, molto spesso in questa piazzetta qui, venivano trucidate, decapitate, uccise le persone che lo Stato Pontificio aveva condannato a morte, e non solo, magari qualcuno gli veniva amputato un dito, qualcuno una mano, a qualcuno gli veniva cavato un occhio. Perciò se vi interessa, oggi qui da Ponte Sant'Angelo vi racconterò la storia del Boia di Roma, di Mastro Titta, una storia secondo me importante un po' per tutti, anche per capire quello che succedeva tanti anni fa. E se vi interessa bene, altrimenti ragazzi qua sotto c'è sta il Tevere, venite e ve sciacquettate per bene. Si avvicinano le feste, tutti vogliono mangiare, tutti vogliono un regalo. Il calendario dell'avvento di Foodspring. 24 giorni per il fitness. 24 giorni, vi aprite la vostra bella scatolina, avete un prodotto e voi dite ma io come voglio la dieta? No, perché il primo giorno avete la protein cream bigusto, pochi grassi, poche calorie, pochi zuccheri e tante proteine. 11° giorno le proteine vegane. Il vostro bel calendario dell'avvento c'avete una roba fitness e non per questo siete costretti a morirvi di fame e a rinunciare a quello che vi potrebbe piacere. Partiamo qui da Ponte Sant'Angelo perché era il ponte che divideva praticamente la sponda della Roma papale dalla sponda della Roma classica. Questo tra l'altro è un ponte vecchissimo, ha quasi 2000 anni, è del 129 d.C. se non ricordo male, potrei sbagliarmi. Da qui transitava Mastro Titta, perché Mastro Titta, per via del suo mestiere, era costretto ad abitare in quella parte lì, cioè quella, chiamiamola Pontificia, perciò dove c'è adesso Piazza San Pietro. Infatti lui abitava a Vicolo dei Campanili, che è proprio una traversa di Via della Conciliazione, attualmente visitabile. Mentre da quest'altra parte qui c'era la famosa piazzetta dove nella maggior parte dei casi venivano eseguite le condanne, venivano eseguite le punizioni. Lo Stato Pontificio aveva la brutta abitudine di condannare a morte tutti coloro che siano macchiati di una serie di crimini che potevano essere dall'omicidio, in particolare dall'omicidio di figure ecclesiastiche, fino anche all'omicidio delle normali persone, della moglie, eccetera, ma anche di ripetuti furti, ripetute rapine, che coloro che si permettevano di contraddire la parte pontificia, cioè se tu dicevi che Dio non esisteva, eri eretico, eccetera eccetera, era facile che ti condannavano a morte. E nel 1796 Giovanni Battista Alberti, detto Mastro Titta, esegue la sua prima condanna a morte, però non la esegue a Roma, ma la esegue a Foligno, perché i boia prevalentemente lavoravano a Roma, ma coprivano anche le condanne relative a tutti gli stati coperti dallo Stato Pontificio, perciò città, regioni, anche diverse d'Italia, dove qualcuno si era macchiato di reati gravi, come in questo caso Nicola Gentilucci fu condannato a morte per impiccagione e successivo smembramento perché aveva ucciso un sacerdote e un paio di frati. Ovviamente questa è una cosa gravissima per lo Stato Pontificio, perché già quando facevi un omicidio era problematico. Successivamente, quando facevi invece un omicidio di figure che potevano essere ecclesiastiche, era sicura la pena di morte. Alcune volte la pena di morte non era certa per l'omicidio della moglie. Questo perché? Perché spesso e volentieri in quel periodo storico alcune volte si trovava un motivo
per aver ucciso la moglie, specie per tradimenti, specie per disobbedienza familiare, eccetera. Perché la figura di Mastro Titta ancora oggi viene ricordata? Perché fu quello che eseguì più condanne ed ebbe la carriera più lunga. Partiamo da un presupposto: negli anni in cui viveva Mastro Titta, arrivare a 60 anni già era un miracolo, arrivare a 70, 80, nel suo caso a 90 era proprio un evento eccezionale, e di questi 90 anni 68 furono proprio quelli legati all'attività, dove eseguì ben 516 condanne. Inizialmente le condanne erano per impiccagione. Il problema è che con l'impiccagione non si riusciva a dare al popolo quel monito, perché non c'era spettacolarizzazione, mentre alla fine lo Stato Pontificio cercava di far ricordare alle persone, di fargli notare che se sbagliavano c'era una morte cruenta. Pertanto i primi casi furono proprio quelli in cui dopo l'impiccagione, se il reato era grave, se si voleva dare un monito importante, veniva fatto lo smembramento. Lo squartamento era una pratica che si faceva successivamente sul corpo già morto, che consisteva nel prendere 4 cavalli, collegarli agli arti del cadavere e farlo strappare via, farli strappare tutti quanti. Questo dava praticamente una maggiore enfasi alla condanna e attirava sicuramente molto più pubblico. Inizialmente infatti le esecuzioni, che erano pubbliche, erano spesso con poche persone, perché giustamente vedere uno impiccato e vederlo penzolare, sì, poteva essere in qualcosa, poi se lo smembravano già c'era una sorta di spettacolo, perché di spettacolo sempre si parla. Queste condanne a morte dovevano essere più spettacolari possibile. Vennero introdotte anche altre modalità e Mastro Titta queste le provò praticamente tutte quante. Fu proprio la mazzolatura, la testa del condannato fino a spaccargliela. Immaginate quanto era cruenta e quanta forza necessitava. Poi considerate che in 68 anni di carriera, se invecchiava, c'era tutta sta forza per poter colpire la testa, per poter fare questo. E infatti pian piano, per migliorare anche, diciamo, la sofferenza del condannato a morte, ma per rendere spettacolare in ogni caso questo processo, venne introdotta la decollazione o decapitazione, da cui poi giustamente c'era il famoso San Giovanni decollato, e tante volte uno pensa che decollava, che volava, invece no, è il San Giovanni che gli è stato tagliato il collo. E c'è anche un collegamento poi con la comunità di San Giovanni decollato e con la basilica che si trova comunque a Roma, e da quel momento in poi si partì con un'ascia ben affilata per tagliare la testa, tagliare il collo della vittima, ciao, e poi successivamente venne introdotta anche, grazie alla Francia che inventò questo sistema, la ghigliottina, cioè una lama che nel 1810 fu importata anche in Italia, dove il taglio era netto, era veloce e la vittima non soffriva. Una delle particolarità del Mastro Titta era proprio il fatto che lui a un certo punto era diventato anche molto gentile con le vittime. È normale, sei condannato a morte, lui doveva eseguire questa sentenza e forse gli dispiaceva anche, perché poi la figura di Mastro Titta, quella del boia, oggi uno dice boia qua, boia là, era un essere umano come gli altri, anzi si diceva che era proprio un bonaccione. E come fa un bonaccione praticamente a fare questo tipo di lavoro? Perché veramente voi immaginate, lui 6 o 7 volte l'anno uccideva una persona, e se non era, come dicevo, un'uccisione, succedeva praticamente che c'era un'amputazione, e in alcuni casi anche amputazioni gravi. Per esempio ai ladri, per non ucciderli magari le prime volte, gli veniva tagliata la mano sinistra, e se continuavano la mano destra, e poi alla fine, se la cosa era ripetuta, si arrivava praticamente a ucciderlo. In alcuni casi, in base anche al tipo di reato che c'era, ti potevano togliere un occhio, ti potevano tagliare un dito, un mignolo, un indice, eccetera. Quello che lui faceva non era poca cosa, anche perché fare il boia non era un mestiere facile anche dal punto di vista delle altre persone. Voi considerate che il boia era mal visto da tutti i cittadini, perché era l'esecutore delle condanne che venivano inflitte poi dallo Stato Pontificio, e come tale non poteva entrare in città a Roma, oppure poteva entrare ma solo per eseguire la condanna. Siccome lui abitava qui dove sono in questo momento io, a Vicolo del Campanile, adesso vi mostro proprio dove abitava esattamente, da
Da qui lui era tutelato perché qui c'era lo Stato Pontificio, da quel punto di vista tecnico non poteva toccarlo nessuno. Lui abitava proprio qui, aveva sia casa che bottega, perché è vero che il boia era un mestiere, ma non lo facevi tutti i giorni, pertanto lui, per poter stare qui, avere un alloggio, avere comunque anche un'altra attività, faceva il riparatore d'ombrelli, e qui proprio nella via dove lui risiedeva oggi è diventato un cacatoio. In pratica questa è la porta murata e gli ci cagano sopra, e questa quale più grossa onta de fasse cagare e piscià davanti alla propria vecchia abitazione. Infatti mi tocca allontanarmi che c'è una puzza terribile. Lui, quando doveva eseguire una condanna, faceva proprio questo percorso: usciva qui, andava sulla sinistra, arrivava davanti Castel Sant'Angelo e attraversava il ponte di Castel Sant'Angelo, e quella volta che lo vedevano attraversare il ponte, perché tutte le altre volte non poteva, vuol dire che qualcuno moriva. Infatti si diceva Mastro Titta passa ponte, vuol dire che quel giorno qualcuno poteva venire ucciso. In realtà, unitamente all'attività del boia, però c'era una confraternita che era quella di San Giovanni de Collato, che aiutava praticamente le famiglie, ma anche i condannati stessi, nel momento in cui c'era questa esecuzione a condanna, e le famiglie dopo, perché comunque perdevi un capofamiglia, magari perdevi uno che lavorava in casa. Questa funzione della confraternita era specifica di aiuto, ma una volta l'anno aveva una piccola deroga, cioè potevano scegliere il miglior candidato da salvare, nel senso che se c'era un condannato a morte e loro come confraternita decideva che quello era il candidato dell'anno, era un po' una sorta di lotteria, no? Oppure anche un po' a fortuna, un po' a raccomandazione, potevi praticamente essere salvato, cioè ti dovevano condannare a morte ma quel giorno venivi liberato, venivi graziato. Le condanne devono essere spettacolari, e per farle più spettacolari possibile si sceglievano delle piazze eccellenti, però questo valeva solo per le condanne, quelle che dovevano essere enfatizzate, cioè quel tipo di condanne dove avevi ucciso, come dicevo, una persona importante per lo Stato Pontificio, che poteva essere un membro ma anche un nobile, perché considerate sempre che i nobili e le persone importanti degli Stati Pontifici erano tutte collegate tra di loro. Spesso molti nobili diventavano papi, spesso moltissime figure importanti della nobiltà romana avevano a che vedere con lo Stato Pontificio. Ciao! In quei casi la condanna veniva eseguita nelle piazze più importanti, da Campo dei Fiori a Piazza del Popolo, ma anche a Piazza del Velabro. Tra l'altro a Piazza del Velabro ci hanno proprio girato la famosa condanna del brigante Bastiano nel Marchese del Grillo. Mastro Titta compare anche in tantissimi film, L'anno del Signore, ma in particolare il Rugantino, che poi interpretava Celentano che parla romano, vabbè, tutta un'altra storia. Lì succede che lui gli dice: Mastro Titta, mi devi giudicare a te, perché così a tua 13ª capoccia e ti danno pure la pensione vaticana. Cioè questo sarebbe il romano che faceva Adriano Celentano. Infatti sono bellissime le parodie su sto fronte. A un certo punto, oltre ad essere uno spettacolo che molti scrittori inglesi venivano tra l'altro a vedere, venivano a raccontare, diventa anche un momento di raccolta per le famiglie, nel senso che spesso il padre portava il figlio a vedere questo tipo di condanna, e nel momento in cui gli tagliavano la testa al condannato, questo dava un pizzone in testa al figlio per ricordargli che chi sbaglia paga, e gli diceva: vedi, come questo ce ne saranno altri 1000 e so pure meglio di te, perciò occhio a quello che fai, perché se no fai sta fine. Ed era un monito importante per i figli maschi, ma anche per tutte le persone che si trovavano lì a passare. E molti scrittori stranieri che avevano assistito a questo spettacolo non erano colpiti solo dal fatto che era uno spettacolo atroce, brutale, comunque tagli la testa a uno oppure magari lo smembrano dopo. La ghigliottina era quello, diciamo, un po' più tranquillo, perché gli tagliava la testa in un secondo, cascava nel cesto e poi magari facevano vedere la testa. La cosa che invece li colpiva tantissimo era l'indifferenza verso la sorte della persona che subiva questa condanna, ma anche il fatto che la gente applaudiva alla condanna, era contenta, non solo non te ne fregava
fregava niente del condannato, perché veniva visto e veniva incarnato come il cattivo di turno, anche se magari in tanti casi non lo era, perché ci sono alcuni casi celebri di persone che semplicemente avevano avuto l'ardire di rispondere a determinate cose dello Stato Pontificio, sono stati praticamente condannati a morte. Mastro Titta prendeva il lavoro molto sul serio. Delle sue 516 condanne, 516 esecuzioni, oltre a tutte le parti punitive, perciò mutilazioni eccetera, attraverso un taccuino teneva traccia. Nel famoso taccuino di Mastro Titta c'erano tutti i dettagli, tra cui il nome, modalità di esecuzione, cosa gli aveva fatto, com'era quel giorno, che cosa gli aveva offerto, perché Mastro Titta era famoso anche per, al di là della confraternita di San Giovanni de Collato che aiutava queste persone, stesso Mastro Titta gli offriva del tabacco, un bicchiere di vino, del conforto, 2 parole buone, perché come dicevo, oltre a non essere una persona cattiva, nonostante fosse il boia di Roma, era anche una persona che a un certo punto sentiva il peso delle anime che aveva spedito praticamente dall'altra parte, e questa cosa, pesandogli molto, lui cercava di alleviare un po' il suo senso di colpa, ma anche la sofferenza di queste persone attraverso, diciamo, queste opere di gentilezza. L'azione da parte del boia era un vero e proprio rituale. Molto importante era per esempio il famoso mantello del boia color porpora, che tra l'altro adesso è custodito in Palazzo Gonfalone, dove ci sono anche gli altri strumenti del boia, dalla scure a tutta quella parte di piccole lame che utilizzava per mutilare, anche alla parte di lama della ghigliottina che tagliava. Molto interessante, perché comunque, al di là del fatto che era un mestiere cruento, era comunque un mestiere. Qualcuno, come diceva Mastro Titta, dovrà pur farlo, e lui è stata la persona che nel momento in cui a 17 anni gli hanno fatto fare la prima esecuzione ha capito che quello poteva essere il mestiere della sua vita. Ma perché a Roma si dice boia in senso negativo? Perché purtroppo questa figura già brutta de boia è stata ulteriormente penalizzata con l'uscita poi di un libro postumo associato a Mastro Titta, nel senso l'autore risulta Mastro Titta, che poi Mastro Titta era il nome che veniva dato a tutti i boia successivi. È un nomignolo che è stato affibbiato a lui, ma che poi è stato dato anche al successivo boia, che era il suo apprendista, perché considerate che quando Mastro Titta smise dopo 68 anni di attività, ebbe un successore che era Balducci, il suo allievo migliore, che da quel momento iniziò a eseguire lui le condanne. Nel frattempo però Mastro Titta non smise di lavorare, perché fino all'età di 90 anni ha continuato a fare il formatore, cioè lui insegnava alle persone che volevano fare i boia, agli apprendisti, qual era il sistema migliore, qual era il metodo migliore, tutti i trucchi del mestiere, perché in 68 anni sai quanti ne ha imparati. E nonostante l'età avanzata, Mastro Titta era ancora in pericolo, perché comunque veniva visto, veniva additato come il boia di Roma. Lui insegnava ad altri facevano il mestiere, però lui era lo storico boia di Roma. A 90 anni ovviamente morì, e da quel momento in poi ci fu proprio la leggenda di Mastro Titta. Si dice ancora oggi che la sua anima vaghi qui su Ponte Sant'Angelo, perché è dove lui faceva il passaggio più importante, era il momento in cui sapevano che moriva qualcuno, e vagando qui dicono che offra conforto, offra del tabacco, offra del vino alle persone più in difficoltà, perché poi l'indole alla fine era quella, perché si diceva che era una persona buona, nonostante, ripeto, questo ribadiamolo, un mestiere atroce, infame, perché comunque eseguire la condanna a morte manualmente di una persona o eseguire l'amputazione degli arti di una persona non è mai una cosa piacevole o altro, anche perché non tutte le condanne erano giuste. Sicuramente chi aveva ucciso, chi si era macchiato di crimini particolari e ripetuti, magari la condanna a morte era più accettata dal popolo al tempo, ma nel caso per esempio dei cospiratori, perciò un'accusa abbastanza vaga, specie i 2 Carbonari, Targhini e Montanari,
che successivamente hanno pure avuto una targa che sta a Piazza del Popolo in memoria loro, proprio perché erano un simbolo di difesa della democrazia, pesavano anche questi sulle spalle del boia, sulle spalle in questo caso di Mastro Ditta, il quale giustamente sapeva che alcune delle condanne a morte potevano essere di parte, potevano essere legate allo Stato Pontificio, ma alla fine era lo Stato che lo proteggeva, perché da questa parte del Tevere dove siamo noi, qui eri protetto, dall'altra parte t'ammazzavano, o comunque se t'ammazzavano te pestavano tutti i giorni. La dicitura boia a Roma si usa tantissimo ancora. Oggi se devi insultare qualcuno gli dici abboia, perché abboia è uno che sicuramente è meno colpevole di altri, ma è più colpevole perché esegue qualcosa che gli spetterebbe ad altri e viene usato come strumento. E qui sotto il ponte Sant'Angelo io spero di avervi spiegato un attimino questa storia importante di Roma, il boia di Roma, Mastro Ditta, il più produttivo in assoluto. Se ci fosse in Guinness dei primati per il numero di uccisioni e la lunghezza della carriera, probabilmente Mastro Ditta era il numero uno della storia. Sicuramente ci sono altre fonti in giro che parlano di altri esecutori di condanne, specie in Inghilterra, specie in Francia, ma caratteristici, tipici come Mastro Ditta, francamente io non ne vedo. Una persona che comunque da una parte aveva anche il rimorso di quello che faceva e cercava di alleviare un pochettino la sofferenza di queste, una persona che da una parte era comunque chiamato bonaccione, tranquillo, una figura che era nata come artigiano, come riparatore d'ombrelli, però si è trovato comunque a fare anche questo ingrato compito, è anche entrata ormai nella storia di Roma. E davanti a queste sponde sporche, spoglie, maltenute del Tevere, dove mediamente ci vengono o a buttare le bottiglie o a fare i bisogni, io vi saluto. Se avete altre richieste di video, anche particolari, sulla storia di Roma, sui personaggi della Roma criminale, anche di un certo periodo, perché Mastro Ditta di criminale non aveva nulla, ma aveva a che fare con i criminali. Detto questo, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ci tenevo a dire una cosa, momento lamentela. Il ponte Sant'Angelo, che è un ponte bellissimo, storico e tutto quanto, è un SUC. E questo ve lo dico al di fuori del video, perché vorrei lasciare fuori la battaglia contro il degrado, la situazione che c'è a Roma. Al di là che ci siano queste persone che fanno questo mestiere, cioè vendere abusivamente, probabilmente la maggior parte sono tutti prodotti contraffatti, il nodo più grosso non sono loro, li cambi in 5 minuti, è che nessuno di domenica passa e controlla quello che è uno dei ponti, come potete vedere, più affollati di Roma durante la domenica. E qual è l'idea che dai a un turista? Qual è l'idea che tu dai alle persone che passano qui? Che la domenica tutto è permesso. Adesso non so gli altri giorni, ma vi garantisco che il limite che poi crea un venditore abusivo, ma anche una quantità enorme di venditori abusivi, è la fruibilità del ponte, è la possibilità di mettersi a fare le foto su determinati muri, il fatto che ce ne siano anche alcuni molesti. Però qui voglio stoppare questa mia polemica, perché comunque da cittadino, da persona che comunque vive il centro, vive comunque la zona monumentale della città, purtroppo la mia lamentela è questa.